qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Rafa Marin molto probabilmente sarà il primo acquisto di questa sessione di mercato del Napoli, difensore di piede destro. Andremo a scoprire chi è e vi dico la mia, le mie considerazioni. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Chi passa per la prima volta e vuole iscriversi, lo dico sempre, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche con un bel like a questo video che fa piacere al sottoscritto e fa tanto piacere all'algoritmo e aiuta il canale a crescere nella maniera più assoluta. Detto questo, prima di andare a vedere chi è Rafa Marin e alcune delle sue caratteristiche, volevo spendere due parole su Calzona e la Slovacchia di Lobotka, che ieri Calzona ha incartato il Belgio, Lobotka player of the match. Ovviamente io aspettavo questa partita e l'ho vista con gran gusto perché volevo un attimo comparare le due situazioni, Napoli e la Slovacchia di Calzona, che sono due realtà completamente diverse, e ho fatto anche un attimo un passo indietro per quanto riguarda le conferenze che Calzona faceva e tutte le informazioni che indirettamente voleva darci per quanto riguardava poi lo spogliatoio del Napoli. Con questo non sto dicendo che Calzona dal Napoli alla Slovacchia era, che ne so, Novellino ed è diventato Guardiola, assolutamente, però con tutto il rispetto per Novellino, per amor di Dio, però è tutta un'altra musica perché i calciatori seguono perfettamente i dettami dell'allenatore. Ieri la Slovacchia ha giocato in 20 metri tra i reparti, e ha messo in difficoltà il Belgio, l'ha incartato, come si suol dire, perché il Belgio è arrivato assolutamente a tirare in porta, si è reso pericoloso, però ci arrivi sempre con tanti uomini a ridosso, con palle che vengono sporcate in continuazione, quindi è difficile poi prendere la mira per buttarla dentro, anche se c'è un Lukaku per me completamente insufficiente anche ieri, e mi chiedo se siano vere poi le voci Conte vuole Lukaku, perché io non ci vedo niente più in questo calciatore, ma questo è un altro paio di maniche. Facciamo i complimenti a Calzona per come l'ha giocata, perché ne aveva bisogno e se lo meritava pure dopo tutto ciò che comunque ha passato a Napoli, vuoi per scelte comunque eh, giudicabili a livello di cambi, qualche lettura della partita che è stata poco sufficiente, ma c'era tutta una situazione intorno e lo abbiamo visto e certificato ieri con la Slovacchia, dove ci sono automatismi perfetti, ci sono uomini che vanno tutti nella stessa direzione, diretti poi da un Lobotka che non ha sbagliato praticamente niente. Ha pulito tantissimi palloni in primis, tanto è vero che quando si è trovato in difficoltà la Slovacchia, la prima cosa che si faceva, palla a Lobotka come una sorta di lavatrice, e cercava di pulire palloni per poi ripartire, e ci è riuscito quasi sempre, quindi diventa un punto di riferimento della nazionale, deve essere il punto di riferimento anche del nostro Napoli, e lo sottoscrivo nella maniera più assoluta, perché dobbiamo ripartire da Lobo. E ieri ho notato anche un'altra cosa, tatticamente, che poi già era molto palese per quanto riguarda Lobo, tatticamente non è quel calciatore, non è Jorginho ad esempio, che gli vai a cambiare diciamo, il sistema di gioco e gli vai a mettere al limite un altro playmaker vicino. Jorginho soffre, ha sofferto un tantino. Lobotka tatticamente è molto più malleabile per quanto mi riguarda. Sarà la maturità del calciatore, sarà che per caratteristiche può tranquillamente giocare a due a centrocampo e non essere solo il regista. Con questo non sto dicendo che l'ha fatto ieri, ma per come si è mosso ieri in mezzo al campo, Lobotka diventa un perno fondamentale della mediana sia del Napoli, e potrebbe diventare un perno della mediana di qualsiasi squadra. Un applauso a Lobo per la prestazione di ieri e complimenti a Calzona per aver incartato una delle nazionali più propositive degli ultimi 10 anni, perché il Belgio non è né San Marino né Liechtenstein né il Lussemburgo di turno, è una nazionale di tutto rispetto. Quindi complimenti a Calzone, te lo meritavi. E passiamo a Rafa Marin. Chi è Rafa Marin? Io ho già letto tanto e di tutto nei commenti dappertutto.
Questa è un'operazione alla Nathan, abbiamo preso un altro Nathan, 7 milioni, 10 milioni. Calma, 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 dobbiamo stare calmi per il semplice fatto che in primis non sei andato a comprare al Bragantino, punto 1. Stai comprando un calciatore di proprietà del Real Madrid, quindi se il Real Madrid tessera un calciatore con un contratto poi con il Real fino al 2026 e il calciatore ha 22 anni, vuol dire che deve esserci per forza qualcosa di buono. Per forza. Ci siamo, quindi fiducia assoluta nel colpo che sta affondando il Napoli e che dovrebbe essere il primo colpo di questa sessione di mercato da ufficializzare. È un piede destro, 22 anni, nazionale spagnolo, under 21, quindi ha già una discreta esperienza in campo internazionale. Io ho visto tanto e ho guardato tantissimi video, tantissimi. Tutti i video che ho comunque ho trovato online gli ho dato uno sguardo, anche addirittura ci sono dei frame di quando Rafa Marin aveva 17 anni, ancora più piccolo di adesso. E comunque è un difensore molto forte nel gioco aereo, sia nella fase difensiva e sia quando deve andare a saltare sui calci d'angolo, sulle palle inattive. Sembra da questo punto di vista quasi Ostigard perché le prende tutte quante di testa, quindi diciamo mi è balzata alla mente questa situazione, ma fa che esce Ostigard e prendi Rafa Marin perché comunque un calciatore di prospettiva, c'è la recompra del Real Madrid, dovrebbe esserci nel contratto questa situazione, quindi a maggior ragione si va ad amplificare il livello secondo me del calciatore, perché se il Real Madrid non volesse puntare sul calciatore per il futuro, lo vende. Non c'è nessun diritto di recompra alla Brahim Diaz, così come ha fatto con il Milan, te lo compri e basta. Invece se il Real Madrid non vuole disfarsene totalmente, ma vuole avere comunque la possibilità di metterlo al centro della sua difesa nel futuro, diciamo che della stoffa deve esserci per forza. Diciamo discreto in fase di impostazione, i piedi sono più che discreti, piede destro, e anche questo ci deve far riflettere perché Hermoso era sinistro, Buongiorno è sinistro, Nathan lo stesso, Juan Jesus non ne parliamo proprio, quindi deve arrivare per forza un difensore con il piede destro che può giocare sia da difensore centrale di destra sia da difensore centrale di sinistra, ed è stato schierato con successo anche come terzino sinistro. A me questa cosa, lo sapete, non piace. Quando vado a vedere un calciatore può fare questo, può fare quell'altro, può fare la mezzala, può fare il difensore centrale, può fare il centrocampista basso, eccetera. A me piacciono i calciatori che sei un difensore centrale, perfetto, fai alla perfezione quello che sai fare come ruolo e come difensore centrale e basta. Comunque è un calciatore interessante e non poco, diciamo a cifre molto ma molto abbordabili. Poi i dati del contratto, la durata, lo stipendio, poi lo andremo a vedere quando sarà ufficiale, perché il Napoli credo abbia affondato il colpo, possiamo anche metterla così, per quello che si legge mancano solo gli ultimi dettagli e l'ufficialità, ma dovrebbe arrivare all'ombra del Vesuvio il primo difensore per Conte. Poi se dovesse partire Ostigard o Rafa Marin va a rimpiazzare sicuramente, credo, qualche partente che possa essere un Nathan, lo stesso Juan Jesus, che mi auguro lo convinciamo ad appendere gli scarpini al chiodo, anche se a quanto ricordo ha un contratto fino al 2025. Però bisogna sfoltire questa difesa e rinforzare questa difesa facendo uscire poi calciatori che hanno già dato tanto al calcio e quest'anno hanno dato ben poco, anzi ci hanno tolto qualche punto per quel che ci riguarda, ovviamente, con tutto il bene che posso volere a Juan Jesus, ma purtroppo quando arrivi a una certa età la reattività è quella che è, e ovviamente le prestazioni vanno a calare inevitabilmente, soprattutto in un sistema di gioco che prevede comunque la difesa alta, prevede massima attenzione, prevede un recupero
molto ma molto celere quando perdi il pallone e vieni comunque attaccato in ripartenza. Ovviamente quando sei avanti con l'età non c'è niente da fare, arriva il ragazzo di 15, 16, 18, 20, 25 anni, ti passa davanti, tu non lo vedi proprio e fai bruttissime figure. Ecco perché dico, non perché io mi voglio scagliare contro Juan Jesus, ma arrivato a un certo punto il livello è altissimo e se non rendi dal punto di vista fisico è il momento di appendere dal chiodo. Ma questo è un altro paio di maniche. A me l'acquisto non dispiace, l'acquisto di Rafa Marini non dispiace, questa è la mia considerazione. Il Real Madrid non voglio dire che è una garanzia al 100%, ma quando compri calciatori che il Real ha tesserato fino al 2026, non puoi assolutamente andare sotto ai commenti o sotto a un post per Rafa Marini e dire wow, è lo stesso acquisto che mi ha fatto come Nathan. No, nella maniera più assoluta. Perché se sei in orbita del Real Madrid e vieni tesserato, un motivo ci sarà sempre. E in più il diritto di recompra del Real Madrid nel contratto. Quindi 1 più 1 fa 2 e mi porta a pensare che il Napoli abbia fatto un acquisto più che dignitoso, o meglio, sta facendo un acquisto più che dignitoso, ma non credo che ci siano cose che andranno storte e Rafa Marin sarà un calciatore del Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti come sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli. Ciao!